Bentornati a tutti in questo nuovo video. Come vedete ci siamo fatti il regalo di Natale in anticipo, e cioè questo verricello. Allora, vi spiego a cosa ci serve. Innanzitutto l'abbiamo smontato completamente, invalidando anche la garanzia dello stesso, tanto per precisare. Allora, abbiamo smontato il suo avvolgicavo. Questo è il suo cavo, questo pezzo qui è montato qui sotto e questo qui praticamente è il meccanismo. Questo meccanismo qui ha un perno, ok, qui, che attraverso un albero, che è nello specifico questo, a cui a questa estremità qui è installato un ingranaggio, e tirandolo o disinserendolo aziona tramite l'ingranaggio maschio di questo e la femmina di questo qui il movimento. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Innanzitutto, come vi ho detto, abbiamo smontato e abbiamo costruito questo, che è fondamentalmente questo qui, ma fatto per una puleggia. All'interno c'è l'ingranaggio che vi ho detto e qui dietro presenta un blocco, quindi questa qui è la posizione fondamentalmente libera, dove questo gira completamente disaccoppiato dal verricello. Quando noi andiamo a girarlo, facciamo uscire l'ingranaggio, di modo che questa puleggia qui girerà sempre insieme al verricello, qui inserita, ok, girerà sempre insieme, ok. Avrete notato anche che è comparsa una cinghia e un tubo. Questo tubo è fatto in due pezzi perché deve ospitare questa cinghia. Allora, siccome questo diametro è troppo tirato per questo, abbiamo dovuto fare così. Quindi questo qui andrà installato dove va praticamente il piantone del volante, e come avrete intuito la cinghia collegherà il verricello al piantone del volante e faremo lo sterzo elettronico. Sterzo elettronico che poi vi spiegherò bene dopo, mentre lo montiamo, il perché l'abbiamo voluto fare. Servirà a far girare le ruote della macchina quando la porteremo in campo gara, quindi quando verrà spostata durante gli eventi. Adesso che ci manca da fare è montare questo su questo qui, perché questi due fori purtroppo non si trovano con questi, quindi dobbiamo riforare, lo rimontiamo tutto quanto e poi dobbiamo trovargli un posto in macchina là sotto da qualche parte. Dopo questa prima panoramica ci spostiamo di là e vediamo di provare a montarlo. Allora, cari amici, sono riuscito a montarlo, ok. Allora, qui ho rifatto i fori, come potete vedere, perché i suoi originali non si trovavano, al che ho perso un po' di tempo a fare queste. Infatti, come vedete, ci sono svariati tentativi, perché ho bisogno che qui, in questo punto, in questo c'è una bussola di plastica qui e qui, quindi devo dare una giusta tolleranza a questa puleggia. Infatti così riesce a girare, ok, senza sforzo. E adesso vediamo se riesco, ok, vedete, così gira, ha un giusto gioco di 1 mm all'incirca. Questo gioco non deve essere troppo, se no mi va, se questa puleggia qui andasse tutta verso la mia destra e anche la vostra, porterebbe fuori l'ingranaggio di 1 mm dalla dentatura che c'è lì all'interno, ed è una cosa che preferivo evitare, non perché lo sforzo sia eccessivo, ma perché ho paura che facendo questo movimento qui mi vada ad usurare i denti all'interno, eccetera. Questo adesso gira bene, questo meccanismo, vedete, adesso è in posizione di disinserito. Qui c'è una piccola cava, okay, che tiene ferma la spina e permette di girare liberamente. Quindi quando il volante girerà, la cinghia farà girare la puleggia e il motore fondamentalmente sarà disinserito. Quando invece la porteremo in campo gara, basterà tirare, far girare il meccanismo, questo si inserirà, ok, bisognerà dargli un leggero giro perché l'ingranaggio dentro la dentatura dovrà andare ad accoppiarsi con il motore,
quindi probabilmente un quarto di giro andrà sempre dato. Adesso vedete che non gira più perché è vincolato dal motore. Quindi adesso, avendo posizionato tutto quanto, taglieremo l'albero del volante, che è tipo lì da qualche parte, lo posizioneremo in macchina, faremo una tazzata e vedremo di capire come proseguire. Poi vi spiegherò anche a cosa servono questi due fine corsa, che andranno smontati, adesso sono legati insieme con dei dadi, andranno smontati ed installati in macchina. Poi vi spiego il perché. Ecco, adesso che abbiamo tagliato a metà il volante, il piantone, chiedo scusa, qui abbiamo pulito dalla zincatura, questo entra perfettamente qui dentro, ok, tac, la stessa cosa di qui, e noi andremo ad accorciare questo tubo in base alla misura che ci serve. Su qui poi monteremo le pulegge che non so più dove sono finite. Ok, le ho trovate, come vedete qui è raggiato, mentre qui è piano. Queste noi le andremo a montare girate giuste, ok, una e una, due, ok, le porteremo, penso più in basso che si riesce. Questa distanza qui ce la giocheremo in base a come lavorerà la cinghia, quindi penso che la appoggeremo, daremo una puntata e poi questa andrebbe stretta un pochino per far lavorare in compressione bene la cinghia, in modo che la cinghia quando è tirata vada a abbracciare perfettamente la spalla, e non so se deve appoggiare la parte piana. Daremo priorità alle due spalle e vediamo un po' come funziona. Al massimo qua gli diamo solo una puntata, se vediamo che non è abbastanza giochiamo con questa qui, di modo da avere un corretto funzionamento della cinghia sul piantone. Quindi adesso andiamo in macchina, appoggiamo dentro tutto e cerchiamo di capire cosa abbiamo combinato fino adesso. Come vedete abbiamo montato il vericello su quella piastra, quella lì è una cerniera che stiamo costruendo noi, là c'è montata la puleggia non saldata e adesso praticamente questo è il sistema cerniera, dove queste due sono saldate sulla macchina e quell'altra che vedete lì è saldata sulla piattina. Questo perché quando il vericello è montato andrà messo in tensione, quindi va tirato, quindi non può essere fisso lì dov'è, che se col tempo quella cinghia lì andasse a smollarsi non riusciremo più ad avere grip sulla puleggia che ce l'ha. Quindi adesso dobbiamo allungare un pochino questo, perché con il dado tocchiamo contro qui, lo allunghiamo un po', lo puntiamo e facciamo una prova per fare il tensionatore, dai. Allora l'abbiamo montata, vi preannuncio che quella cinghia lì è troppo lunga, ne abbiamo ordinata una un pochino più corta, perché qui sotto in quel punto lì, quello abbiamo 1 centimetro di aria, ma abbiamo paura che quando accendiamo il motore, il movimento del cambio eccetera, che non credo ci sia, ma è meglio stare dalla parte della ragione, vada a toccare contro il vericello. Quindi preferiamo montare una cinghia più corta per portare questo qui un pochino più avanti e creare spazio lì. Lì, come potete vedere, il nostro bellissimo sistema di cerniera, ok, dove qui siamo tirati a bestia ma ce la facciamo, su cui si muove il tutto. Ok, adesso è tutto puntato perché dobbiamo installare il tendicinghia, che installeremo pressappoco così, ci appoggeremo a questa piantana, lo porteremo fino lì davanti, qui dove sto indicando con la vite faremo un buco o un'asola, di modo che installandoci un dado lì, ok, quel punto lì, e tirandolo ci praticamente trasciniamo, tiriamo indietro il vericello e mettiamo in trazione la cinghia. Così facendo dovremmo essere finalmente a posto. Poi qui abbiamo la possibilità di sganciarlo da di qui e forse, non sono sicuro, sì, anche da qua in caso di estrema emergenza. Comunque il concetto è questo. Adesso facciamo il tendicinghia e poi il sistema dei fine corsa e dovremmo essere abbastanza a posto.
Come potete vedere da questa immagine, ma soprattutto da quella, da questa, il nostro sconforto è arrivato a un livello eccezionale, in quanto slitta la cinghia, non va bene da rifare. Quindi opteremo per 2 pignoni e una catena, che sia di una bicicletta, di una moto, di una qualsiasi cosa che troviamo. Quel discorso lì è andato in malora, quindi perché sei in ginocchio? Sto guardando il cambio, un altro mal di testa. Quindi dal nostro sconforto rido per non piangere, perché vabbè, facciamo il cambio, che è l'altra parte dolente di questa puntata. Più che il cambio dobbiamo fare i leverismi, quindi come avrete notato abbiamo anche pulito il tavolo, adesso ci mangi sopra. Allora dobbiamo aprire il meccanismo, togliere la sicura per mettere la retromarcia e poi in qualche cacchio di modo gestire questa cosa per poterla montare dietro al cruscotto. Se vi ricordate, inizialmente era montata all'interno della macchina, adesso vogliamo metterla dietro al cruscotto. A noi che interessa fondamentalmente soltanto la prima e la retro, quindi il resto delle marce non ci interessano, e per fortuna il sistema del cambio è gestito andando soltanto facendo muovere quest'asta avanti e indietro e roteandola in senso orario e antiorario, quindi così entrano le marce, il che è già una buona cosa. Quindi adesso diamo uno sguardo sotto la macchina, diamo uno sguardo a cosa c'è lì dentro e poi cerchiamo un posto a tutto questo. Questa qui vi preannuncio che sembrerebbe una barra solo di sostegno, ma lo appureremo insieme in seguito. Quindi senza indugio andiamo sulla macchina. Come potete vedere, quella lì è l'asta del cambio, questo moccino qui. È lui che gestisce tutto. Adesso, vediamo, è lì sotto. Dov'è? Ok, lì. Non si vede, si vede, questo. Allora, speriamo di riuscire a indirizzarlo qui dentro, in questo buco. Quindi da lì venire fuori dritti per dritti e piazzare il tutto zona qui, il più avanti possibile. Poi allungheremo l'asta, sarà qui un po' in mezzo alle scatole, magari la facciamo andare su così, non lo so, ci mettiamo qualcosa, perché già quel buco lì è quello del volante, vi preannuncio che si appoggia qui al freno per scendere. Infatti di sotto, ecco, sì, dovrebbe essere quello lì, dovrebbe essere la scatola guida quella, in ogni modo. Adesso montiamo col bambino qui in macchina e vediamo di capire quanto possiamo andare avanti realmente. Allora, abbiamo smontato il leverismo. Allora, il blocco, per chi avesse questi problemi, è formato da una molla che è qui dentro e da questo pendolo azionato dal cavo che praticamente va a sbattere qui per non farvi inserire la retro. Quindi voi alzate, disimpegnate questo spazio e riuscite a mettere la retro. Noi l'abbiamo tolto. Ad ogni modo, adesso mettiamo un bel po' di grasso qui, qui e qui per lubrificare per l'ultima volta nella sua vita il meccanismo. Lo rimontiamo tutto, non rimontiamo l'asta e proviamo a vedere come montarlo in macchina. Vediamo di capire cosa è meglio fare in questo caso.